Bonjour les gens e bentornati sul canale! Come state? Come è andato il vostro weekend? So che questo è un periodo particolarmente difficile per il mondo e soprattutto per il nostro paese. Dobbiamo affrontare delle grosse difficoltà probabilmente mai viste nella nostra storia, quindi cerchiamo di farci forza a vicenda, di rispettare tutte le regole che ci vengono riferite per affrontare al meglio questa problematica molto seria. Quindi, visto che dobbiamo cercare di stare il maggior tempo possibile dentro le nostre case, cerchiamo di liberare un pochino la mente con qualche nuovo video. Quest'oggi infatti torno per farvi vedere all'opera per la prima volta, vi giuro non l'ho mai toccata fino adesso, ho voluto aspettare di fare il video qui per YouTube, la nuova palettina di Natasha Denona che ho ricevuto qualche giorno fa, ovvero la Mini Gold. E questo appunto è il look che ne è uscito fuori. Devo dire che sono veramente soddisfatta, ma bando alle ciance e ci vediamo tra qualche secondo con una me struccatissima per farvi vedere all'opera questa bellezza qui. Allora, come avete visto dall'intro, oggi andremo ad utilizzare per la prima volta, vi giuro non l'ho proprio mai toccata, nemmeno swatchata una volta, la Mini Gold Palette di Natasha Denona. Si tratta di una palette, come potete vedere, che contiene 5 ombretti, di cui 2 opachi e 3 shimmer. All'interno di ogni ombretto ci sono 0,8 grammi di prodotto ed ha un PAO di 24 mesi. Inoltre possiamo leggere dietro alla palettina che è stata prodotta totalmente in Italia e soprattutto è paraben free e non testata sugli animali. Devo dire che la gamma cromatica mi piace veramente tanto perché non è facile trovare attualmente in commercio delle palette contenenti queste shade. Nota negativa per me però a colpo d'occhio è il packaging perché è tutto fatto completamente in plastica dura. Non lo so, non mi convince particolarmente perché mi dà l'idea di non essere troppo resistente, però è una mia impressione, insomma. Quindi, premesse fatte, possiamo finalmente andarla ad utilizzare. Ovviamente per velocizzare le tempistiche ho già fatto tutta la mia base, ma tanto ormai sapete utilizzo sempre gli stessi prodotti, quindi per non ripetermi e non perdere altro tempo l'ho già fatta fuori camera. Inizio andando a prelevare con un pennellino da sfumatura il marrone chiaro della palette, che stendo nell'angolo esterno e nella piega, proprio andando dentro la piega e sfumandolo verso l'interno. Allora, sinceramente mi sembrano degli ombretti molto semplici da sfumare. Come vedete non c'è fallout, ma è anche vero che comunque ha un colore abbastanza chiaro. Colore pieno, semplicissimo davvero da sfumare. Sfumo un altro po'. Ora, con lo stesso pennello utilizzato per il marrone, vado a prendere il verde matte e lo vado ad applicare dove ho applicato il marrone, appunto. Wow, che bella tonalità! Anche per questo verde vale la stessa cosa detta poco fa per il marrone, super sfumabile, non fa macchia, polvere impalpabile. Guardate che bello, mi piace da morire questo abbinamento. Sfumo con lo stesso pennello utilizzato prima, verso l'interno e verso l'esterno. Finalmente andiamo a provare gli shimmer, che sono i colori che mi incuriosiscono di più, e vado a prendere questo dorato e lo stendo. Wow, no vabbè, cioè ma state vedendo? Allora, a parte il fatto che è super metallizzato, come vedete, la texture è anche davvero morbida, cioè io non faccio fatica a spostarlo, vedete? Veramente bello. L'unica cosa, come vedete qua, che non sono stata attenta a battere bene l'eccesso di prodotto, ha fatto un leggero fallout, ma proprio poco. Adesso vado a scurire leggermente l'angolo esterno utilizzando questo verde shimmer. Ne prendo un po' con questo pennello a penna e faccio attenzione a battere bene l'eccesso di prodotto. Lo applico dove prima ho applicato il verde matte, quindi esterno dell'occhio e leggermente piega, ma solamente qua alla fine. Bellissimo questo verde. Di nuovo sfumo,
sempre all'esterno e poi all'interno. Adesso mi vado ad occupare della parte inferiore dell'occhio e vado a prendere il verde matte e lo vado ad applicare sotto le ciglia inferiori. Quindi questo è il risultato ottenuto con gli ombretti. Adesso proseguo per terminare gli occhi con una matita marrone nella rima superiore interna e successivamente i miei soliti 2 strati di mascara. Ok Legion, alla fine ho terminato il look applicando anche una matita e un rossetto liquido, in questo caso ho applicato Boldly Bare di MAC con al di sopra Peach Nude di Clio e mi piace tantissimo il look che ne è uscito fuori. Siamo arrivati al momento delle conclusioni e devo dire che questa palettina qua secondo me è veramente splendida. Trovo che abbia tutte caratteristiche super positive, come dicevo all'inizio, dal range di colorazioni alla texture dei appunto i colori, sia shimmer che i matte. Trovo che i matte siano davvero super sfumabili, non ho riscontrato alcun tipo di problema. Invece per quanto riguarda gli shimmer sono altrettanto belli, l'unica cosa è che bisogna fare un pochino di attenzione perché tendono a fare un po' di fallout, ma come sapete è normale per quasi tutti i colori di questo genere, di questo tipo. Però appunto dalla loro hanno il fatto che sono super metallizzati e facili da stendere. Insomma, nonostante sia il primo utilizzo, io la consiglio davvero perché trovo sia una palette con la quale si può giocare davvero moltissimo. Quindi Legion, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere assolutamente qui sotto nei commenti che cosa ne avete pensato, se vi è piaciuto il look, se vi piace effettivamente la palette e se avete provato qualche altro prodotto di Natasha Denona. Mi raccomando inoltre Legion, iscrivetevi al canale per sostenermi e soprattutto per restare sempre aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno il lunedì pomeriggio. Quindi Legion, noi ci vediamo lunedì prossimo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!